Ma io non so chi è questo Pio La Torre perché, come aveva detto al Presidente, avvocato, non ho mai fatto politica. Quindi io non so, la Torre per me è come per esempio da noi ci potesse essere la Torre. E quindi credo che anche lei possa sapere che da noi ci sono pure la Torre, l'avvocato Calasso, a Corleone. Perché Sì, se non ricordo male lei anche a Corleone ha studiato. sì. Me lo ricordo quando era giovanotto che andava alla scuola. Quindi per la Torre io conosco i corleonesi. Con l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa possiamo considerare concluso un primo gruppo di eventi delittuosi che legano insieme politica. Questa fase, che va dal rapimento Moro del marzo 78 all'omicidio Dalla Chiesa del settembre 82, vede il passaggio definitivo non solo del potere militare ed economico mafioso dal gruppo Badalamenti Bontate a quello dei Corleonesi di Rina, ma sancisce anche il passaggio degli interessi politici da tutelare dal primo al secondo gruppo. Ma questo passaggio è una conseguenza o è invece il motivo della vittoria finale corleonese? È cioè solo merito, se così vogliamo dire, delle abilità criminali del Riina aver scalzato la vecchia mafia? O è stato supportato in questa sua crescita da forze esterne? È questa fase che pone le basi per costruire quella seguente che porterà alle grandi stragi degli anni 90. Non capire questi 4 anni significa non poter comprendere come e perché Riina abbia fatto le scelte che porteranno fino al suo arresto. E allora ripercorriamo questi 4 anni volgendo l'attenzione a come gli attori principali cambino nel tempo, di come la bilancia abbia finito col pendere dalla parte di Ucurtu, di come il vero ago della bilancia sia stato un personaggio a cui nessuno dava peso in Cosa Nostra. Quel Pippo Calò, boss di Portanuova quasi per caso, anzi boss proprio perché visto come un uomo facilmente influenzabile dalle altre famiglie, che ne avevano così facilitato l'elezione. 1973. Pippo Calò è costretto a fuggire a Roma perché il pentito Leonardo Vitale ha fatto il suo nome come uno degli artefici del rapimento Cassina. Per Calò è il momento della svolta. Roma è la sua opportunità criminale e lui saprà coglierla. Dapprima entrato con un profilo basso nella nuova città, diventa sempre più testa di ponte della mafia nella capitale. In breve, nella capitale, soppianta la decina del Bontate, guidata dal vecchio Angelo Cosentino. E da quest'ultimo Calò si fa presentare ogni contatto utile nell'economia, nella politica e nella massoneria. Calò inizia a rappresentare così un importante centro di riciclaggio del denaro, nelle opere d'arte, nell'usura, nell'immobiliare. Con queste operazioni si ritaglia all'interno di Cosa Nostra un ruolo quasi di consigliere finanziario, un mentore a cui altri boss si rivolgono per gestire il proprio denaro. Non che lui ne sappia più di loro, ma è riuscito a circondarsi delle persone che quelle situazioni sanno gestire. Mantiene ottimi rapporti formali col Bontate
con il quale anzi sviluppa affari anche nel campo del traffico di stupefacenti. Ma conosce la violenza e la decisione dei Corleonesi sin dai tempi in cui aveva concesso a Liggio e Riina di compiere sul suo territorio l'omicidio Scaglione ed il rapimento Cassina. Nel suo agire, Calò è già succube dei Corleonesi. Ma pur in questa condizione, Calò diventerà il mediatore per eccellenza. Gli eventi che consideriamo sono divisi in 3 fasi. La prima, che chiameremo fase A, vede l'egemonia di Badalamenti e Bontate. La seconda, la fase B, è un periodo di stallo, di sostanziale pax mafiosa, per terminare con la fase C, che vede invece la presa di potere definitiva di Salvatore Riina. La fase A, quella che vede ancora l'egemonia di Badalamenti e Bontate, ricomprende eventi del 78 e del 79. Rientrano in questo stretto elenco il tentativo di liberazione di Moro da parte di Stefano Bontate, il tentativo, poi abortito, di far uccidere dalla Chiesa e far rivendicare l'evento alle Brigate Rosse, l'omicidio di Michele Reina della DC e infine l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Questi ultimi 2 eventi, l'omicidio Reina e quello Pecorelli, avvengono dopo l'espulsione da Cosa Nostra di Badalamenti, espulsione che azzoppa la cosiddetta ala moderata della mafia, cui appartengono Bontate e Inzerillo. Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9:28, Aldo Moro è stato sequestrato. Notizia che sarebbe stata confermata all'agenzia Italia dirà anni più tardi il collaboratore Marino Mannoia. Durante il sequestro dell'onorevole Moro, Stefano Bontate si attivò nel tentativo di salvare Moro, sollecitato da alcuni politici democristiani siciliani. Bontate fa riunire la commissione. Ma al progetto si oppone il Calò, che sostiene come politici romani di primo piano non vogliano la liberazione dello statista. Bontate voleva fare pressione sui terroristi detenuti nelle carceri. L'incarico venne affidato a Tommaso Buscetta, detenuto a Cuneo, ma quest'ultimo non venne mai trasferito a Torino, dove avrebbe incontrato i più importanti brigatisti detenuti. Secondo Mannoia è il Calò a mandare all'aria il trasferimento di Buscetta a Torino. Noi eravamo nella tenuta di Stefano Bontate a Maiorca. Vi eravamo moltissime persone, uomini d'onore, e il Bontate rappresentò dinanzi a noi questa situazione. Al Cosentino si parlava del sequestro Moro. Dopo si appartarono il Bontate con il Cosentino, con il Pietro Loiacono e con Girolamo Teresi. Dopo qualche ora loro finirono, diciamo, di appartarsi e appunto, diciamo, informò noi di questa eventualità di intervenire appunto sulla liberazione del Moro. Lei apprese il contenuto di questo colloquio? Che cosa aveva detto Cosentino a Bontate? Cosentino aveva detto che le amicizie, diciamo, del Cosentino, il Bontate aveva rimproverato il Cosentino perché aveva in precedenza presentato le sue amicizie politiche e anche malavitose e anche degli esponenti del terrorismo al Calò. Il Calò se ne era completamente impossessato facendole proprie, perché Calò, dopo che Leonardo Vitale, detto Valachi, inizia la sua collaborazione facendo nomi e fatti di Cosa Nostra che a quel tempo erano analoghi a questi di ora, ma non fu preso sul serio, il Calò si allontanò da Palermo e andò a vivere a Roma. Già frequentava Roma, ma da quel periodo quasi assiduamente ha cominciato a vivere a Roma. E quindi il Bontate rimproverava il Cosentino di aver presentato
queste sue, diciamo, conoscenze in questi fronti e che Calò se n'era appropriato. Certamente Calò aveva fatto un'inosservanza alle regole di Cosa Nostra, perché nonostante lui fosse un rappresentante e comunque un capomandamento, a Roma la decina era capeggiata da Angelo Cosentini e lui qualsiasi cosa doveva rivolgersi a Angelo Cosentino, perché quando vi è una decina fuori dal territorio siciliano, chiunque esso sia deve rivolgersi al capo di quella decina o altrimenti farlo sapere al capo della famiglia stessa. Ma lei ha parlato di queste lamentele di bontate nei confronti del Cosentino, perché il Cosentino un pochino si era lasciato scavalcare, a quel che ho compreso, dal Calò a Roma, ma perché in occasione di questo incontro a Fondo Maiocco, in cui appunto Bontate parla con Cosentino delle possibilità o delle prospettive di un intervento per la liberazione dell'onorevole Moro, Cosentino riferisce qualcosa concernente l'atteggiamento di Calò sul punto? Sì, il Calò aveva riferito che non c'era, diciamo, non c'era modo per poterlo liberare. Perché? Cosa aveva detto il Calò al Cosentino? Il Calò aveva detto che c'erano esponenti del suo partito che non avevano intenzione diciamo, di muoversi per la liberazione di Moro. Scusi, questa riunione a Fondo Maiocco, questa prima riunione a Fondo Maiocco in cui Cosentino parla con Bontate, come si colloca rispetto al sequestro Moro? A quale distanza di tempo avviene dal sequestro? Pochissimo tempo, 10-15 giorni, non più di questo. Successivamente, visto che sono emerse queste difficoltà che provengono da Calò, che cosa succede? L'argomento viene affrontato di nuovo in un'altra sede? Sì, Stefano Bontate chiede e ottiene la riunione della commissione. In sede di commissione fu sentito il Calò e fu chiesto a Calò diciamo, di voler intervenire anche lui, che era conoscitore appunto dell'ambiente malavitoso, criminale e di terroristi romani, di poter intervenire sulla liberazione di Aldo Moro. E in sede di commissione che cosa dice Calò? Il Calò dapprima cercava di tergiversare sulle domande, sulla insistenza delle Bontate, poi non potendone fare a meno si rivolse a Bontate dicendoci: senti Stefano, è inutile che tu cerchi di insistere, dice, ma ci sono persone dello stesso partito, la Democrazia Cristiana, che non hanno nessun interesse alla liberazione di Moro. Allora in quella sede Bontate certamente non si arrese, si optò per cercare in tutti i modi di avvicinare alcuni di questi terroristi e si fece il nome di Buscetta. Come Buscetta conosceva durante la sua detenzione, ha conosciuto esponenti, appunto, alcuni terroristi, si disse al Calò di cercare di fare in modo di far trasferire il Buscetta per andare su direttive del Buscetta per farlo trasferire in un carcere dove lui riteneva opportuno che potesse avere incontri con alcuni terroristi. Buscetta fu trasferito dal carcere in cui si trovava, ma fu trasferito in un altro carcere del nord. Allora fu chiesto al Calò come mai questo sia potuto accadere. Il Calò si giustificò dicendo che la persona con cui aveva parlato lui, una persona che lavorava all'ufficio quinto del Ministero Prevenzione e Pena, disse che aveva capito male quello che Calò aveva chiesto. In effetti tutta questa, diciamo, situazione un po' ingarbugliata del Calò che dice ci sono persone, diciamo, dell'ambiente politico che non vogliono la liberazione del Moro, quella, chiamiamola un po' indifferenza da parte di Michele Greco e gli altri nei confronti del Bontate,
non era altro che una situazione che si deve dare una lettura, una inquadratura un po' diversa da quella che sembra l'aspetto. Era un approfittamento per cercare di mettere in minoranza il Bontade e dare appunto al Bontade umiliazione, nel senso di fare brutte figure nei confronti delle persone politiche che lui aveva. Il ruolo che io ho avuto nella vicenda Moro è semplice. Mi è stato chiesto da due fonti diverse se mi potevo interessare come atto umanitario della salvezza dell'onorevole Aldo Moro. Una fonte era mafiosa, la seconda fonte era dalla malavita, se così posso dire, non so se è giusto il termine, milanese. Dico malavita milanese perché a farmela è stato un certo Bossi, Ugo Bossi, che era il tenutario delle bische di Francis Turatello. Io mi sono attivato, aspettavo che si avverasse quell'interessamento da parte di Bossi ove io fossi trasferito a Torino, che era la sede che poteva fare le due cose, cioè favorire a me di uscire dal supercarcere e poter intraprendere una trattativa con i brigatisti che in quell'epoca si svolgeva in quelle aule di Torino un processo contro quasi tutti i brigatisti e quindi erano concentrati a Torino. 9 marzo 1979. Omicidio Rena. Michele Rena era stato eletto nel 76 segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana. Dopo la sua elezione, aveva dato vita, insieme a Rosario Nicoletti, segretario regionale della DC, alla formazione della Giunta Scoma, primo momento di attuazione della politica di apertura al Partito Comunista Italiano. La sera del 9 marzo 79 Rena sale sulla sua Alfetta 2000 con la moglie Marina Pipitone e una coppia di amici, Mario Leto, ex direttore amministrativo della più grande casa vinicola siciliana, la Corvo, e sua moglie. Quando all'improvviso da una Fiat Ritmo grigia che affianca l'Alfetta di Rena scendono due giovani, a volto scoperto, che sparano con una calibro 38 a distanza, uccidendo Rena sul colpo, colpendolo al collo, alla testa e al torace. Cominciamo dall'omicidio del dottor Michele Reina. Ecco, dell'omicidio dell'onorevole Reina, io non ho partecipato come tutti gli altri omicidi in oggetto. Io ho preso direttamente da Bontade e da Girolamo Teresi, che credo che abbia avuto un ruolo, ma non ricordo la particolarità di questo ruolo del Girolamo Teresi. Io insieme al Pullarà, dopo l'omicidio, siamo andati a fare delle telefonate che ha fatto lui all'ANSA per spiare, diciamo, questo omicidio attribuendolo alle Brigate Rosse. Questo le ha fatte lei? Il Pullarà, Giovan Battista. Lei e Pullarà, per disposizione di chi? Di Stefano Bontade. Io non so realmente i motivi che hanno causato la morte del Reina, a prescindere da motivi di critica o comunque motivi di poco fondo che riguardavano la famiglia stessa del Reina, che non è oggetto di discussione. Era in linea di massima un segnale che si voleva portare all'intera Democrazia Cristiana. 10 luglio 1979. Per approfondire le indagini sul riciclaggio, Giuliano si incontra con l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche di Sindona. Quest'ultimo, intanto, è detenuto negli Stati Uniti, ma ha riottenuto la libertà. Sindona ha riottenuto la libertà provvisoria sotto cauzione dopo essere stato incarcerato per 4 ore nel centro correzionale metropolitano. L'ex finanziere non potrà muoversi dall'Hotel Pierre se non per andare dai suoi avvocati e sarà sorvegliato a sue spese
da almeno 2 guardie di fiducia delle autorità federali. La sera dell'11 luglio 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche sindoniane, viene avvicinato sotto il portone della sua casa in via Morozzo della Rocca 1 da uno sconosciuto, che gli esplode contro 4 colpi di pistola 357 Magnum. Il killer è il malavitoso italo-americano William Joseph Aricò, assoldato da Sindona tramite Robert Venetucci, trafficante di eroina. Nei pedinamenti precedenti all'omicidio, Aricò viene accompagnato da Giacomo Vitale, il cognato di Bontate, che era stato in precedenza l'autore delle famose telefonate minatorie nei confronti dell'Ambrosoli. Viene ucciso a Roma il giornalista Mino Pecorelli. Molti anni dopo, nel processo, il pubblico ministero sosterrà per l'accusa la tesi per cui il mandante sia stato Claudio Vitalone nell'interesse di Giulio Andreotti. La tesi segue il racconto del Buscetta, per il quale il Badalamenti e il Bontate si sarebbero adoperati affinché il giornalista venisse eliminato. La richiesta arrivata tramite i cugini Salvo per conto di Vitalone, nell'interesse ultimo di Giulio Andreotti. Motivo dell'omicidio sarebbe stata la documentazione in possesso del Pecorelli riguardante Moro e Andreotti. L'accusa sostiene che i killer siano stati il mafioso Michelangelo La Barbera, legato al Bontate, e Massimo Carminati, un estremista di destra romano vicino ai NAR. Quest'ultimo sarebbe stato coinvolto da uomini della banda della Magliana, Giuseppucci ed Abbruciati. Abbruciati, che con Turatello era coinvolto nella gestione di documentazione che sarebbe appartenuta a Moro. La difesa di Andreotti e Vitalone sosterrà che la mafia non aveva necessità di utilizzare la Magliana e i NAR per l'omicidio, avendo la decina del Bontate su Roma. E sempre secondo la difesa, il collegamento fatto dal Buscetta fra l'omicidio del Pecorelli e l'onorevole Moro è totalmente incredibile. Qualche mese dopo l'omicidio, la Magliana, nella persona dell'Abbruciati, aprirà un importante canale di approvvigionamento di eroina su Roma. Eroina acquistata dal Bontate, presentato all'Abbruciati tramite il Calò. Lei è professor Franco Tetta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Viene ritrovato il corpo di Aldo Moro in via Caetani. La pista che era stata messa in piedi dal Bontate per la ricerca dello statista tramite i contatti di Buscetta in carcere con i brigatisti era presto naufragata. Nel frattempo, a Buscetta viene chiesto da Cosa Nostra se i brigatisti in carcere siano disponibili ad accollarsi, con una loro rivendicazione, l'eventuale omicidio del generale Dalla Chiesa. Visti i miei trasferimenti a Palermo, vista la facilità che io avevo di incontrare qualsiasi persona a carcere di Lucerdone, è probabile, o è certo quasi, che mi sia stata fatta direttamente dal sottocapo di Stefano Bontati. E questo fu fatto. Chi era questo sottocapo? Il sottocapo era Domenico Teresi. Ho detto a un brigatista che si trovava nello stesso mio piano, perché a Cuneo si viveva per piani, nel mio stesso piano c'era Lauro Azzolini, brigatista. Con lui ne parlai nell'aria, al momento dell'aria, in varie occasioni, ma così alla maniera mafiosa, alla maniera misteriosa, alla maniera così, tanto per parlare, e le disse che se nel caso avrebbero ammazzato Dalla Chiesa, voi vi sentireste di rivendicare. Laura Azzolini rispose: no. Noi rivendichiamo quello che noi facciamo, o perlomeno se almeno uno di noi partecipa all'azione. Quindi il mio messaggio di ritorno a Cosa Nostra fu: niente da fare.
nella zona di campagna di Pantalera, in provincia di Cuneo, si incontrano di notte alcune persone. L'appuntamento è stato dato al maresciallo in candela, che lavora da poco al carcere di Cuneo, da Carlo Alberto Dalla Chiesa, responsabile delle carceri italiane. Dal carcere di Cuneo io lì ho trovato un disastro, perché c'era stata una gestione del maresciallo Manfra che mandava via. Scusi un attimo, chi era questo maresciallo Manfra? Manfra era il comandante che c'era prima di me. Questa persona ha subito dei processi? È stato condannato a 12 anni. 12 anni, per che cosa? 12 anni perché ha fatto entrare arma, droga nel carcere di Cuneo, e quindi era amico di Buscetta, Turatello, Migiar. Abbiamo capito il personaggio, quindi prima di lei c'era il maresciallo Manfra. Ma diciamo il maresciallo Manfra lì comandava il carcere, Buscetta, Turatello, non lo comandava mica lui. Io vado lì, mi fermo con la macchina, subito dopo arriva un'Alfa bianca, mi fa con i fari, mi si avvicina e dice segui, era lui, con l'autista. E andiamo dentro a uno spiazzo lì in una campagna. Sono arrivato lì, sono sceso, è sceso in generale, è andato a fare la pipì, poi dice vieni qua. Allora ci siamo, mi ha fatto sedere dentro quest'Alfa, lui era dietro e io mi sono seduto dietro, avanti c'era l'autista. Mi dice senti un po', dice, stammi bene a sentire. Qui, dentro al carcere di Cuneo, sono entrati documenti riguardanti il sequestro Moro. E li deve trovare. E dico, li deve trovare. Io ero 15-20 giorni che prestavo servizio a Cuneo, ancora diciamo, non conoscevo bene neanche la struttura del carcere di Cuneo. Mi disse adesso lui ti spiegherà come sono entrate questi documenti. Lui chi? Scusi. L'autista, questa persona avanti. Per me fino a quel momento era l'autista. Allora il generale della Chiesa si siede avanti e questo autista, per il momento lo chiamo autista, è passato dietro, sulla mia destra. E mi comincia a spiegare come sono entrati questi documenti. Dice guarda che dove fanno colloquio, dove i familiari dei detenuti vengono perquisiti prima di essere ammessi a colloquio. Ci sono delle grate senza la rete e quindi può passare qualsiasi cosa prima di essere perquisite. E lì ci bazzicano anche detenuti che possono prendere qualsiasi cosa e portarla dentro. Io non sapevo neanche cosa rispondere perché ancora non l'avevo notato questo disservizio, diciamo. A un certo punto mi disse qui sono entrati documenti di Moro, armi, droga, un po' di tutto. A un certo punto il generale della Chiesa, non mi ricordo che chiese, ho un indirizzo, un numero telefonico, e quindi accesa la luce dell'autovettura. E io in quel momento ho visto sta persona in faccia come era fatta, perché non la vedevo prima, ho visto il viso di questa persona che mi parlava, un accenno romanesco. Un accento romanesco? Sì. Parlava con un accento romanesco? Sì. Ecco, gli dice, ha consultato l'agenda lì, dice non ce l'ho qui, dice forse ce l'ho in redazione. E io in quel momento ho capito che non era un militare dell'arma, ma un giornalista, ma non mi sono osato chiedere niente al generale della Chiesa. Non gli ho chiesto chi era. Sta di fatto che però avevo notato che tra questa persona in generale non c'era quel, diciamo, rapporto di subordinazione. Il giorno dopo vado al carcere e vado a vedere dove... Mi scusi un attimo prima Prego. di questo. Questa persona, sì, diciamo lo sconosciuto, l'autista come lei l'ha definito, le spiegò anche dove si trovavano questi scritti, questi documenti? dove sono passati. Dove sono passati.
Comunque sono dentro al carcere di Cuneo, dice. Sono entrati Le disse a chi erano destinati? a Turatello. Francis Turatello? Sì. Turatello Le disse se erano dentro una busta? Se erano mi disse che erano avvolte con dello scotch da imballaggio color marrone e anche delle buste di plastica, e poi c'era questo scotch. Ecco, mi fece questa discussione. Anzi, il generale della Chiesa mi disse: guarda, non ti permettere, se lo trovo, di aprirlo. Il generale mi impose questo. E il giorno dopo vado a constatare quello che mi ha detto, e ho constatato quello che mi ha detto questa persona, preciso, tutta la rete metallica, come effettivamente poteva entrare la roba, tutto, e quindi ho dovuto prendere subito delle precauzioni. Dopo 3 giorni da questo incontro, il generale della Chiesa torna a Cuneo e mi manda a chiamare alla stazione dei Carabinieri e mi dice: questo non te l'ho detto di fronte a quella persona, dice, ma mi deve trovare anche scritti dentro al carcere di Cuneo che riguardano il senatore Andreotti. Si apre a questo punto la fase B, quella della Pax Mafiosa, che dura circa 1 anno e mezzo. Una finta pace di facciata fra Bontate e Riina. I 2 eventi più significativi di questo passaggio sono la venuta di Sindona in Sicilia e l'omicidio Mattarella, compiuto su mandato dell'intera commissione. In quella parte della Democrazia Cristiana siciliana legata a Cosa Nostra, Lima e i cugini Salvo si sentono sempre più pressati dalla figura di Ciancimino, uomo legato ai Corleonesi. Tema scottante sono gli appalti, e a inasprire le discussioni è la figura di Piersanti Mattarella, anche lui uomo di C e presidente della regione siciliana. Ecco in merito le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, rilasciate il 3 aprile del 1993. Riferisce di essere venuto a conoscenza, perché rivelatogli da Stefano Bontate, di un incontro avvenuto in un periodo imprecisato, primavera-estate 79, in una riserva di caccia sita in una località imprecisata della Sicilia, tra Giulio Andreotti, Salvo Lima, indicato come uomo d'onore riservato, i cugini Salvo, Stefano Bontate ed altri esponenti di vertice di Cosa Nostra, per discutere del problema Mattarella. Nell'agosto del 1979, un uomo, con la barba, è seduto su un volo diretto ad Atene e proveniente da Vienna. In realtà, quella è una barba finta e l'uomo si chiama Michele Sindona. Sindona era giunto a Vienna da New York, dove è indagato dalle autorità statunitensi per la bancarotta della Franklin Bank. Giunto ad Atene, viene prelevato da Giacomo Vitale e Francesco Foderà e portato via nave in Puglia. Da lì, in auto, si dirigono in Sicilia, a Catania, e da lì ancora a Palermo, dove viene ospitato a casa di una maestra, la signora Paola Longo, legata alla famiglia Spatola, ed amica di Joseph Miceli Crimi, medico di fiducia di Sindona, massone e forse agente della CIA. Ad Angelo Sino viene dato il compito di accompagnare Sindona nei suoi spostamenti siciliani. Me lo presenta Giacomo Vitale. E Siete voi 2 soli? No. Cioè, Sicuramente Giacomo c'erano Vitale... Stefano Bontate, Giacomo Vitale ed io. E lei? Poi entrò immediatamente, subito dopo, sia la signora che Miceli Crimi. Miceli Crimi fu in un certo senso allontanato di malo modo, in quanto diceva il Bontate che Miceli Crimi era una spia della CIA, diceva che era una spia, presumibilmente della CIA, per cui non si fidava molto del Miceli Crimi. Infatti tendeva sempre a lasciarlo al di fuori dei nostri discorsi. E allora
praticamente io lo accompagnavo per una ragione precisa a telefonare. Allora non c'erano i telefoni onnivori, cioè mangiavano solo gettoni. Lui faceva diverse telefonate, quasi quotidiane. La sera c'era un certo orario che, come si arrivava all'imbrunire intorno alle 8:30, 9, praticamente uscivamo per fare queste telefonate quasi ogni sera. Io avevo provveduto ad acquistare un sacchetto di gettoni che mi tenevo in una sacchetta, in una sacca di pelle scamosciata, e porgevo questi gettoni a Sindona man mano che si andava scaricando la gettoniera, che faceva delle telefonate abbastanza lunghe. Erano delle telefonate spesso concitate. Il Sindona era particolarmente nervoso in quel periodo, parlava a scatti, era diciamo molto sempre, aveva un modo brusco di approccio. Qui queste telefonate spesso erano tumultuose. In una di queste telefonate mi sentii dire: Giulio, tu non mi puoi fare questo. Fui colpito da questa frase. Dopo, quando mi sono incontrato con Giacomino Vitale, che era la persona con cui avevo più confidenza e la persona che poi praticamente era molto a corrente di queste cose, ho detto: Giacomo, ma chi è questo Giulio a cui telefona? Qual è? Andreotti. Anche lì sono rimasto un po' perplesso. Lui mi disse che aveva un pensiero. Secondo lui il Michele Sindona era venuto in Italia anche per ricattare l'onorevole Andreotti. Fallito il tentativo di ricatto, Sindona, a parziale indennizzo di quanto avevano perso i boss mafiosi siciliani e americani con le sue banche, è costretto a dare a Bontate la famosa lista dei 500. 500 nomi di altissimo profilo che avevano effettuato operazioni illegali di valuta tramite le banche sindoniane. Una lista con cui poter ricattare politici e militari esportatori di valuta. Lei ha fatto parte di logge massoniche? Sì. Ha fatto parte, allora quali? Ho fatto parte diciamo, di una loggia che faceva parte dell'obbedienza di Palazzo Giustiniani, e prima ancora aderivo all'obbedienza, all'ordine di cui era un grande sovrano il principe Giovanni di Montereale, Alliata di Montereale. Lei sa dove aveva sede questa massoneria? In Roma. In Roma. E dove in Roma? In che via? E ha avuto parecchie sedi, però quella che rammento io era Via del Gesù, non Piazza del Gesù, Via del Gesù. Via del Gesù. Quale ruolo rivestiva in questa loggia il principe Alliata? Era il grande sovrano dell'ordine. Grande sovrano dell'ordine. Quest'ordine si rifaceva, tra l'altro, alla loggia del mondo di Washington, e l'era di rito scozzese antico accettato. Lei sa se il principe Gianfranco Alliata abbia fatto parte di Cosa Nostra? Sì. E a quale famiglia? Alla famiglia di Brancaccio. Quindi, famiglia di Brancaccio. Lei sa se Alliata sia stato responsabile della strage di Portella delle Ginestre? Sì, è stato uno dei mandanti, per conto del partito monarchico e della massoneria. Chi altri faceva parte della massoneria di Via del Gesù? E chi è che frequentava questa sede? Ma alcuni personaggi, di cui il più noto è Michele Sindona. Poi anche alcuni aderenti, poi anche Giuseppe Calò, Pippo Calò, e un suo
diciamo, socio, un certo Faldetta. Lei sa chi presentò Michele Sindona a Stefano Bontate? Come? Lei sa chi presentò Michele Sindona a Stefano Bontate? Gianfranco Alleata. Gianfranco Alleata. Riferisce il Buscetta. Stefano Bontate non mi raccontava sempre tutto. Diceva quello che voleva lui. Una cosa è la regola di dire la verità se si parla di cosa nostra. Altra se si chiacchiera degli affari della famiglia. Ad esempio, Sindona era un affare di famiglia. Io me lo posso immaginare che è successo al villino dei suoceri di Rosario Spatola. Con una bella luce di settembre all'ombra del giardino. Quelli, gli Inzerillo, gli Spatola, i Gambino, Stefano, stanno tutti attorno al banchiere e il banchiere parla. Sa che se non li convince è un cadavere. Sa che per tornare in America o gli dà i soldi o gli dà qualcos'altro. E visto che i soldi se li era persi, gli deve aver dato qualcos'altro. E che gli poteva dare in cambio uno come quello? I suoi segreti gli poteva dare. Ecco perché se lo tengono a Palermo 50 giorni. Altro che golpe. Quelli, Stefano, Totuccio, se lo saranno spolpati ben bene e quando non aveva più nulla da dire lo hanno rimandato in America. E nelle loro mani è rimasto un bel cofano di ricatti. Povero Stefano mio, a un certo punto i segreti di Sindona sono diventati piume in confronto ai suoi. Già, Sindona era uno che la sapeva lunga sulle entità politiche di Roma. E se poi tra quelle c'era anche l'entità che aveva chiesto di far sparire Pecorelli dalla Chiesa, quella entità era nelle mani di Stefano. Chi lo sa che ha combinato Stefano? Mica mi stranizzo se a un certo punto, dopo aver fatto favori, ha cominciato anche a chiederne, magari dicendo e non dicendo, con uno stile mafioso. E quell'entità ha capito che era completamente nelle sue mani, che non poteva dire di no, nemmeno poteva pensare di no, perché Stefano sapeva tante di quelle cose ormai. Stefano deve aver creduto di aver tutto in mano, e invece, eccoti qua, l'entità si deve essere organizzata e perché no, magari, con quel fango di Calò, come se avesse cambiato parrocchia. Ha fatto capire a Calò, ai suoi amici corlonesi, a Ciancimino, a Salvino Lima, ai Salvo, che era sì amico di Stefano, ma poteva essere amico anche di altri, e che se Stefano avesse fatto una brutta fine, si poteva essere ancora più amici, si poteva essere una cosa sola. E quelli l'hanno accontentato alla maniera corleonese, scannando, dopo Stefano, tutti i Bontate, e dopo Totuccio, tutti gli Inzerillo e i Di Maggio. Testimoni, i corleonesi, non le lasciano mai. L'entità può stare sicura. Il 6 gennaio 1980, come ogni domenica, il presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella, si accinge, in compagnia dei suoi familiari, a recarsi alla chiesa di San Francesco di Paola, per assistere alla celebrazione della Santa Messa. In tale occasione, come ogni volta che usciva per motivi privati, l'onorevole Mattarella manifesta la precisa intenzione di non utilizzare la scorta di sicurezza, predisposta a cura dell'Ispettorato Generale di Polizia. Alle ore 12:45 circa, l'onorevole Mattarella e il figlio Bernardo, di 20 anni, scendono nel garage, sito in fondo a uno scivolo prospiciente via Libertà e distante dall'abitazione circa 15 metri. Lo fanno per prelevare l'autovettura. Il presidente effettua quindi la manovra di retromarcia e ferma l'auto sul passo carrabile per consentire alla moglie di prendere posto sul sedile anteriore e alla suocera di sistemarsi sul sedile posteriore insieme alla figlia. Frattanto il figlio si attarda per chiudere la porta del garage e il cancello che dallo scivolo immette nella strada. Improvvisamente, al lato sinistro dell'autovettura, che è rimasta con la parte anteriore rivolta verso lo scivolo, si avvicina un individuo dall'apparente età di 20-25 anni, altezza media, corporatura robusta, capelli castano chiari sul biondo, carnagione rosea, indossante una giacca a vento leggera, piumino o kiwi, di colore celeste, il quale,
dopo aver inutilmente cercato di aprire lo sportello anteriore sinistro, esplode alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'onorevole Mattarella, che siede al posto di guida. La vittima cade riversa sul lato destro e viene parzialmente coperta dal corpo della moglie, che si è piegata su di lui, appoggiandogli le mani sul capo, nel tentativo di fargli da scudo. Dopo aver esploso alcuni colpi, il giovane killer si avvicina ad una Fiat 127 bianca, sulla quale si trova un complice armato, con il quale parla per qualche minuto in modo concitato e dal quale riceve un'altra arma con cui torna a sparare contro il presidente Mattarella, già accasciato sul sedile dell'auto. La terza fase, la fase C, inizia invece con l'omicidio di Stefano Bontate il 23 aprile 1981. Questa fase ricomprende due eventi, l'omicidio di Pio La Torre e quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel 1996 Salvatore Cucuzza, reggente del mandamento di Porta Nuova, arrestato dopo alcuni anni di latitanza, deciderà di collaborare con la giustizia e si autoaccuserà di aver partecipato all'omicidio di Pio La Torre, affermando che Giuseppe Greco Scarpuzzedda, che faceva pure parte del comando omicida, gli aveva confidato che uomini politici avevano indicato a Cosa Nostra che l'eliminazione di La Torre avrebbe impedito il rigore della legge sul sequestro dei beni. Quanto riguarda l'omicidio di Pio La Torre e del suo autista di Salvo, lei ha già reso Io a suo tempo confermo quello che ho detto. Io in linea di massima ho detto questo, che io mi trovavo rinchiuso nel carcere del Lucerdone, se non ricordo male, alla 9ª sezione, dove ero in compagnia di Giovan Battista Pullarà, Pietro Lo Iacono ed altri membri della nostra famiglia. E quindi apprendemmo noi all'interno del carcere questo omicidio, a prescindere dai partecipanti che hanno avuto il ruolo di esecutori, che io ho saputo in particolar modo dal Pullarà, perché Pullarà in quel periodo faceva colloqui con un membro di Cosa Nostra, Pietro Aieri, che entrava a colloquio camuffandosi spacciandosi come il fratello della moglie del profeta. E quindi ho saputo in particolar modo dal Pullarà, diciamo, quali erano stati, diciamo, gli esecutori di questo delitto alla Torre, che già ho precedentemente. Quanto riguarda le modalità e i motivi reali di questa eliminazione, prima che lei avesse notizia in carcere sì, del reale accadimento dell'omicidio di Pio La Torre, prima ne aveva avuto sentore che c'erano dei malumori per la condotta di Pio La Torre, che c'era nell'aria qualcosa per attuare questo omicidio o no? Le sarò sincero, io questo omicidio io ero in carcere, quindi era in carcere da tempo forse? Già dall'80, dal 2 dicembre 80 mi trovavo rinchiuso in carcere. In quel periodo c'era una strage di persone, c'era una lotta contro i così chiamati scappati, i gruppi perdenti di Cosa Nostra, un mare di persone ammazzate nell'ambito familiare di questi scappati. Vi erano anche numerosi morti dello Stato, poliziotti ed altri. E nel frattempo questo omicidio non è che ha fatto una risonanza particolare quando è avvenuto, però è stato oggetto di commento da parte mia, di Lo Iacono, di Pullarà, di Profeta, nel senso che abbiamo criticato questo omicidio che sicuramente avrebbe provocato una reazione, e sicuramente una reazione molto negativa nei confronti dell'organizzazione. Era chiaro e lampante che questo sarebbe avvenuto, come infatti da lì a poco, dopo l'uccisione di Dalla Chiesa, subito hanno varato la legge Rognoni La Torre. Ecco, ritornando a questi motivi della sua uccisione, io sentivo dire in precedenza, prima che venisse fatto l'omicidio, che rompeva, che era una persona politicante, che comunque andava con tutte le sue forze contro Cosa Nostra, e questa fu quello che io sentii.
Ma naturalmente io, discutendo con Pullarà, con lo Iacono, con Profeta, con le persone di cui potevamo discutere la stessa famiglia, abbiamo pensato che sicuramente c'era qualcosa che andava al di là da quella semplice irruenza, da quel semplice comportamento, nei confronti di Cosa Nostra dell'onorevole Latorre, ma è stato un commento nostro, non altro. Un commento perché è stata una situazione certamente negativa nei confronti dell'organizzazione. Anche questo è un delitto comunque sicuramente ascrivibile alla commissione di Cosa Nostra, ma questo per le ragioni generali del, tra virgolette, teorema Buscetta, o perché appunto Giovan Battista Pullarà le riferì specificamente che era stata una deliberazione, cioè c'erano esecutori di famiglie diverse. Io non voglio dire teorema Buscetta, cioè il teorema è la regola della struttura, nel senso che più che un teorema è la struttura in se stesso che è conformata in questa maniera. Sì, mi rendo conto, l'ho detto per intenderci in maniera sintetica. No, perché certi delitti di una certa importanza, di una certa rilevanza sociale, non turbano solo l'opinione pubblica, ma a volte vengono a turbare moltissimo lo stato detentivo degli imputati di Cosa Nostra. È un insieme di cose. Quindi ci può essere la reazione anche del soldato semplice, alcune volte, se ciò non accada, che fosse delegittimato dalla commissione. Anche un soldato semplice potrebbe cominciare a lamentarsi, a dire adesso io non esco più dal carcere, o magari il processo che si sta per fare con me ci sarà un antagonismo in più da parte magari del giudice nel condannare questi fenomeni delittuosi. Quindi è un coinvolgimento totale, non solo dell'opinione, ma anche della struttura in sé stessa. E per quel che mi risulta a me, non c'è stata mai eccezione che alcuni delitti non siano stati decisi in commissione. Ma va precisata una cosa però, ci sono state eccezioni che non tutti i membri erano necessariamente a conoscenza, come in alcuni casi, come Bontade, per il capitano Russo, faccio un esempio, non era stato informato, come il Boris Giuliano non è stato informato. Ecco, allora questa è un'eccezione alle regole, ma in linea di massima però quel gruppo che ha un predominio in quel preciso momento bisogna collocare temporaneamente le persone che sono in una posizione di prim'ordine in quel periodo e individuarle secondo il periodo. Ci fu allora una riunione della commissione a cui Bontate non partecipa perché non viene invitato di proposta, perché non si vuole discutere, esatto. Oppure c'è un'iniziativa di singoli esponenti della commissione che la prendono all'insaputa di Bontate, Ecco, e poi in fondo è la stessa cosa. È la stessa, questo volevo rappresentare, che ci sono stati dei casi in cui non tutti i componenti della commissione... Scusi, per capirci, perché può darsi che oltre a Bontate ci fosse qualche altro che non lo sapeva. E che magari io non lo sapevo. Era fatto. In buona sostanza, per i processi, per i delitti che riguardano questo processo, lei dice, nel marzo 79 viene ucciso Michele Reina con una decisione unanime della commissione che comprende anche Bontade, giusto? Sì. Poi c'è un periodo invece di evidentemente di non equilibrio interno alla commissione, ci sono delitti come l'omicidio Giuliano, che è luglio dello stesso anno, 79, in cui Bontade è tenuto all'oscuro. Poi c'è un periodo di tregua che la realtà successiva dimostrerà pressappoco apparente o perlomeno provvisorio, che comprende, che va dalla fine del 79 all'anno 80 e in cui ricade anche il delitto Mattarella, che lei oggi ha confermato sapere per scienza diretta essere deciso dalla commissione nella sua interezza con un ruolo anzi estremamente importante di Stefano Bontade, che manda anche uno dei suoi uomini come autore materiale, giusto? Sì, partecipante. Come partecipante. Poi
Bontate verrà ucciso nell'81, quindi nell'82 c'è ormai un nuovo assestamento, una nuova composizione della commissione. Ma si può già verificare, come la signora Boscia ha detto, quella differenza che nell'omicidio Reina la commissione è d'accordo, nell'omicidio Giuliana allora non sono d'accordo, no. È il fatto che Bontate non è informato, e non che la rimanente non sia. Tant'è vero che durante l'omicidio Mattarella c'è un'unitarietà della commissione, mentre da lì a poco, il 3 o il 4 maggio, quello che è stato l'omicidio del capitano Basile, non è che certamente Bontate era a conoscenza di questa situazione, è tutto un modo di strafare dei siamo gruppi, proprio diciamo, in un periodo di Totò Reina e dei loro diciamo, persone che in stretta collaborazione a umiliare Bontate o altri, a metterli in minoranza. È proprio un periodo, quello di cui ci stiamo occupando, di transizione e di nuovi equilibri. Lei ha detto, se ho capito bene, passando ad altro argomento, ha fatto, o perlomeno nasce dalle sue parole, una specie di distinzione per i vari delitti fra un motivo di fondo, che è il vero motivo, e una occasione, se così si può dire, del fatto di delitto, che poi è quello che viene detto per primo, molto spesso perlomeno viene detto alla generalità degli uomini d'onore. Esatto, perché lei dice, per Reina il motivo di fondo era dare un segnale alla Democrazia Cristiana, anche se fa capire, senza essere in grado di scendere troppo in particolare, che ci deve essere stato qualche comportamento poco limpido in singole questioni. Giusto? Per Mattarella indica il motivo di fondo, non sa se c'è stata un'occasione specifica. Per La Torre dice la causale che è stata indicata a tutti noi, lei allora era detenuta, era quella del generico impegno politico antimafia dell'onorevole La Torre. Dice però secondo noi, che poi era pubblica, che peraltro era pubblica, secondo noi non è questo il motivo di fondo, ci deve essere dietro qualcos'altro, perché non si spiega se no un omicidio che finisce per essere controproducente. È esatta questa ricostruzione delle sue parole? È stato un delitto politico-mafioso, ha raccontato il pentito Salvatore Cucuzza. I processi e le sentenze non lo hanno mai accertato. Dopo 25 anni sono stati scoperti soltanto i sicari e condannati i capi della cupola, ma nessuna risposta è arrivata agli interrogativi che già qualche giorno dopo il delitto di Pio La Torre e Rosario Di Salvo campeggiavano sulle prime pagine del giornale L'Ora. L'ultimo mistero sulla morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa emerge durante le indagini sulla trattativa Stato-mafia. Un messaggio anonimo da un ben informato, arrivato nel 2017 a casa del PM Nino Di Matteo, diceva: un ufficiale dei carabinieri in servizio a Palermo si è preoccupato di trafugare la valigetta di pelle marrone che conteneva documenti scottanti, soprattutto nomi scottanti, riguardanti indagini che Dalla Chiesa stava cercando di svolgere da solo. Il figlio di Dalla Chiesa, Nando, la ricorda bene quella borsa. Mio padre la portava sempre con sé. Era una borsa senza manico, con la cerniera. Dopo l'omicidio ci eravamo chiesti che fine avesse fatto. In tutti questi anni abbiamo pensato che fosse andata persa, nel trambusto di quei giorni. Evidentemente non era così. Per esempio, dover prendere delle lenzuola nelle quali avvolgere la salma. Perché li presero in prefettura? Non lo so. Io che erano entrata in prefettura l'ho saputo solo quando sono tornata a Palermo per la seconda volta. Lei immagini la confusione che ci doveva essere quella sera in via Carini. Prendere una macchina e spostarla solo per andare a prendere queste famose lenzuola. Non so, resta un mistero anche per noi. Non vi siete chiesto perché mai queste lenzuola andò a prenderle l'economo della prefettura che era stato allontanato dal suo ufficio dal generale? Guardi, io non so chi sia andato a prendere queste lenzuola. Inizialmente ci avevano detto che erano entrate 2 persone a Villa Paino. Cioè, questo episodio mi riesce completamente nuovo, non lo sapevo.